Buongiorno, io sono Teresa e oggi vi parlerò dell'applicazione Jitsi, un'applicazione web che offre un servizio di videoconferenza gratuito, funzionale e molto semplice da utilizzare. Andiamo a cercare quindi l'applicazione. Andiamo sul primo risultato. Come vedete, la pagina iniziale dà subito la possibilità all'utente, senza iscriversi, di creare un meeting. Dobbiamo scegliere un nome per la nostra stanza che andremo a condividere poi con gli altri partecipanti. È consigliabile scegliere un nome abbastanza complesso, altrimenti la nostra stanza può essere molto facilmente trovata da utenti estranei. Una volta scelto il nome per la nostra stanza, avviamo la conferenza cliccando su Vai. Avviata la videoconferenza, l'applicazione chiederà il permesso al nostro computer di utilizzare la fotocamera e il microfono. Avviata la videoconferenza ci troveremo nella stanza assieme agli altri utenti che partecipano e di cui vedremo l'immagine qui al centro dello schermo. Adesso ci sono solo io. Possiamo scegliere di attivare o disattivare sia il microfono che la videocamera e possiamo uscire dalla stanza premendo sul tasto centrale rosso. A sinistra troviamo tre pulsanti che permettono rispettivamente di condividere lo schermo, di alzare la mano qualora volessimo intervenire o fare una domanda, o di scrivere qualcosa sulla chat visibile a tutti gli utenti. A destra dello schermo possiamo invece scegliere tra le due modalità di visualizzazione, quindi un partecipante solo, quello che sta parlando, oppure tutti i partecipanti assieme, le opzioni di condivisione della videoconferenza, qui infatti troviamo il link che presenta il nome della stanza che abbiamo scelto, e qui le opzioni di condivisione. Sul lucchetto possiamo invece scegliere di dare una password così da rendere la nostra stanza più sicura, che però dobbiamo condividere con i partecipanti del meeting. Infine, sui tre puntini abbiamo altre opzioni utili per avviare ad esempio una registrazione, condividere il nostro video in diretta YouTube oppure chiudere il microfono a tutti i partecipanti e altre opzioni utili. Spero che questo video vi sia stato utile, l'applicazione è molto semplice da utilizzare e se vogliamo partecipare a una conferenza creata da un altro utente basta che ci fornisca il nome della stanza e, come dicevo prima, l'eventuale password.